Benvenuti nel video dedicato al pantalone Moda 33, alla caratteristica di avere il cinturino con elastico inserito solo dietro. La prima cosa da fare è prendere il davanti numero 1 e riportare sulla stoffa i marcatori segnati sul cartamodello. Trovo la lettera A e la lettera B con questi puntini rossi. Questi mi servono per poi realizzare la mia tasca. Sul fianco trovo delle X e all'interno gamba trovo dei cerchietti. Poi devo anche riportare la pence, la base della pence, quindi questo punto e il vertice della pence. Per fare questo utilizzo il filo da imbastire doppio e l'ago. Entro perpendicolare nel tessuto, porto dietro l'ago e taglio il filo lasciando alcuni centimetri. Questa operazione la faccio su tutti i marcatori che trovo nel mio cartamodello. Riportati i marcatori col filo da imbastire sul tessuto, tolgo gli spilli e separo il cartamodello dalla stoffa. Tolto il cartamodello, segno con una X il rovescio del tessuto, sia da una parte che dall'altra. Prima di separare i due strati di stoffa, segno con il righello ed il gesso la mia pence, unisco la base con il vertice. In questo modo. Vi ricordo che nel PDF informativo di questo modello c'è il video dedicato alle pence semplici, quindi sia da questa parte che da questa parte. Separo le stoffe, prestando attenzione al filo, e taglio il filo a metà. Su tutto il pantalone e separo i due strati. Tagliati i fili, separo i due davanti, questo è il dritto del tessuto perché non ho la X, questo è il rovescio ed ho anche il segno della pence. Vado a chiudere la pence, quindi vado a pizzicare, metto assieme i due lati del triangolo, prima con gli spilli, poi con l'imbastitura e poi eseguo la cucitura a macchina, sia sulla gamba destra che la gamba sinistra. Pence cucita e anche stirata. Questo è quello che si vede sul dritto e questo quello che si vede sul rovescio del tessuto. Ora prendo il cartamodello della tasca interna numero 3 e riporto i marcatori la A e la B nello stesso modo che ho riportato i marcatori del pantalone del davanti, quindi utilizzando l'ago ed il filo. Entro perpendicolare e taglio il filo a qualche centimetro. Tolgo gli spilli e separo il cartamodello dalla stoffa. Segno con una X il rovescio del tessuto. Separo i due sacchetti tasca, separando anche il filo e tagliandolo a metà. Prendo il mio pantalone del davanti con il dritto che mi guarda, questo, così, con il dritto rivolto verso l'alto, prendo un sacchetto tasca, dritto contro dritto, blocco il filo da imbastire con il filo da imbastire sotto del pantalone, quindi il marcatore col marcatore con gli spilli, anche questo della vita con gli spilli, allineo margine con margine e blocco tutto con gli spilli. Vi ricordo che nel PDF informativo di questo modello c'è il link per il video tutorial la tasca alla francese o in diagonale. L'esecuzione è uguale identica a quella che andrò a fare adesso, anche se abbiamo un'apertura della tasca un po' arrotondata, ma l'esecuzione è la stessa. Tasca confezionata. Questo è quello che si vede sul dritto e questo quello che si vede sul rovescio. Questa imbastitura che tiene bloccata l'apertura va tenuta fino alla fine del pantalone, fino al completamento. Poi si può togliere. Ho preso il cartamodello del dietro numero 4 e con il filo da imbastire, come fatto precedentemente, segno i marcatori, riporto i marcatori sulla stoffa, le X per quanto riguarda il fianco e i cerchietti per quanto riguarda l'interno gamba.
Riportati i marcatori sul tessuto, tolgo gli spilli e separo il cartamodello dalle stoffe. Tolto il cartamodello, segno sul rovescio del tessuto una X sia da una parte che la parte sotto. Poi separo le stoffe e taglio i marcatori, il filo a metà su tutti i marcatori di tutto il modello. Separo le stoffe. Questo è il dritto del tessuto del dietro. Prendo il davanti, questo è il dritto del davanti, giro, metto dritto contro dritto e metto assieme il fianco. Prima di tutto unisco i marcatori, questo filo che ho che mi indica la vita con la vita del dietro, e li blocco con gli spilli, facendo attenzione che il margine del fianco coincida. Blocco tutti i marcatori che trovo, che ho riportato, li blocco fino in fondo, fino all'ultimo, sempre con gli spilli e facendo attenzione che i margini coincidano. Quando ho bloccato i marcatori, blocco tutto il fianco con gli spilli, qui così. Unito il fianco del davanti con quello del dietro con gli spilli, prendo il cartamodello, misuro il margine di cucitura e lo riporto con il gesso sul tessuto, tutto lungo il fianco. Poi vado ad imbastire sulla linea del gesso. Dopo aver imbastito il fianco del davanti e del dietro, io ho fatto una cucitura a macchina col punto più lungo. Bisogna mettere assieme l'interno gamba. Questo è il cavallo del davanti e questo è il cavallo del dietro. Bisogna sollevare e unire i marcatori della punta del cavallo del davanti con quella del dietro. Si blocca con lo spillo, prestando attenzione che il margine dell'interno gamba coincida. Unisco i vari marcatori che trovo all'interno gamba e poi unisco tutto l'interno gamba con gli spilli. Bloccato con gli spilli l'interno gamba del davanti con il dietro, prendo il cartamodello, misuro il margine di cucitura che mi viene indicato dal cartamodello, lo riporto con il gesso e il metro lungo tutto l'interno gamba, poi vado ad imbastire sulla linea del gesso. Io ho già cucito sia l'interno gamba che il fianco di entrambe le gambe e vado a rifinire con taglia e cuci, si può rifinire anche con zigzag, con i margini uniti, sia quelli del fianco che quelli dell'interna gamba. È consigliato però, prima di rifinire, di cucire a macchina, di fare l'imbastitura, di mettere assieme la gamba destra e sinistra, come vi farò vedere nel passaggio successivo, e provarli prima di cucire a macchina. Per mettere assieme la gamba destra con la gamba sinistra devo avere un pantalone rovescio, l'altra gamba la giro e porto il tessuto sul dritto, in questo modo. Il pantalone dritto lo infilo all'interno di quello rovescio. In questo modo ho il tessuto dritto contro dritto. Blocco la cucitura dell'interno gamba girando un margine da una parte e l'altro margine dall'altra, cucitura contro cucitura e margine con margine, in questo modo. Blocco con lo spillo all'interno della cucitura. Poi qui c'è il cavallo del davanti e il rettangolino che mi serve poi per applicare la cerniera. Questa è la parte del davanti e questo è il cavallo del dietro. Blocco in alto dove ho la vita
questo modo, metto margine con margine e unisco con gli spilli. Si forma questa specie di U. Ho bloccato con gli spilli. Ora prendo il cartamodello, misuro i margini di cucitura e li riporto sul tessuto. Molto importante qui sul davanti, giro in questo modo, così è nello stesso verso del cartamodello. Questo rettangolino è questo. Molto importante è riportare sul tessuto questa linea qui, perché poi mi serve per applicare la cerniera. Perciò vado a misurare la distanza dalla linea al margine del cartamodello e lo riporto sul tessuto. Ecco qua la linea con il gesso. Ora su tutta la linea che ho fatto con il gesso vado ad imbastire. È molto importante imbastire fino a 1,5 centimetri oltre l'inizio del rettangolino. Poi questa parte bisogna lasciarla aperta per provare i pantaloni. Vi ricordo che è un paio di pantaloni con il cinturino con l'elastico dietro, perciò la vita è ampia se li provate. Dovete solo valutare per quanto riguarda la gamba. Poi, una volta provati, questa linea bisogna rimetterla insieme, i due davanti, ed imbastirlo fino in fondo. La parte dove va applicata la cerniera ho eseguito con la macchina da cucire il punto più lungo. Questo che si vede l'ho fatto con un filo di un altro colore. Molto importante il cavallo del dietro, dalla cucitura dell'interno gamba, fate conto da 3 centimetri, qui dove c'è la rotondità per 10 centimetri, in questa zona, da qui a qui, questa rotondità, bisogna eseguire oltre la cucitura, quella standard normale, anche la triplice cucitura. È la cucitura più resistente della macchina da cucire, perché questo punto qui è delicato, il tessuto cede, si allunga e la cucitura no, quindi tende a rompersi. Con la triplice cucitura invece questo non avviene. Questo tessuto è un lino misto viscosa, è molto leggero. Prima di rifinire i margini del cavallo vado ad applicare su questo rettangolino e anche quello sotto, dalla parte del rovescio, una teletta termoadesiva molto sottile, però sufficiente per darmi un po' di consistenza al tessuto. Vi ricordo che nel PDF informativo di questo modello c'è il link per il tutorial come applicare la teletta termoadesiva. Per quanto riguarda questo pantalone taglio esattamente un rettangolo di queste dimensioni. Dopo aver applicato la teletta termoadesiva sui due rettangolini che mi servono per applicare la cerniera, ho rifinito con taglia e cuci il cavallo con i margini uniti fino a dove iniziava il rettangolini, dove iniziavano i due rettangolini, e poi ho rifinito anche loro in questo modo e in questo modo. Ora vado ad applicare la cerniera e nel PDF informativo di questo modello c'è il link per confezionare la cerniera nascosta senza patta rimessa. Cerniera applicata. Questo è quello che si vede sul dritto e questo è il risultato internamente. Passiamo al cinturino, la parte numero 5. Tolgo gli spilli dal cartamodello, tolgo il cartamodello, segno con una X il rovescio del tessuto. Essendo un tessuto molto leggero, vado ad applicare la teletta termoadesiva sulla parte del rovescio, su tutta la parte, tutta quanta, del cinturino. Applicata la teletta termoadesiva sul rovescio del tessuto, vado a misurare il margine di cucitura dal cartamodello e lo riporto su un lato lungo del mio cinturino, solo da una parte e sul dritto del tessuto. Quindi misuro e riporto tutto lungo il cinturino.
Riportato il margine di cucitura sulla stoffa, uso il segno che ho appena fatto con il gesso per piegare all'interno, verso il rovescio, il margine, in questo modo. Blocco con spilli e poi con imbastitura. Così. Giro verso il rovescio tutto il margine di questo lato del cinturino. E imbastisco. Imbastito il margine del cinturino verso il rovescio, piego a metà e segno con il gesso la piega che si forma dove ho il margine ancora libero. Prendo il pantalone, questo è il davanti e questo è il dietro, questo è il centro dietro, la cucitura del cavallo. Prendo il cinturino con il margine non piegato, questo è ripiegato, il segno che ho appena effettuato con il gesso lo posiziono sulla cucitura del cavallo dietro e margine con margine, dritto contro dritto. Blocco in questo modo con gli spilli tutto attorno alla vita fino ad arrivare sul davanti. Bloccato il cinturino tutto attorno alla vita con gli spilli. Molto importante i margini che avanzano oltre il pantalone. Da questa parte, frontalmente a voi, se avete il davanti verso di voi, la parte sinistra deve sporgervi tutti questi centimetri, dalla tratteggiata fino al margine. Io ho fatto un segnetto con il gesso e ottengo proprio questi centimetri. Dalla parte destra sono questi centimetri meno 1. Ed è qui ho fatto un segnetto e sono arrivata perfettamente in questo punto. Ora misuro il margine di cucitura del cinturino e lo riporto con il gesso e il metro sul tessuto, tutto attorno alla circonferenza della vita, e poi eseguo una cucitura a macchina sopra esattamente al gesso. Si può sempre imbastire per aiutarsi. Un'altra cosa da prestare attenzione quando si applica il cinturino è la tasca interna. Io l'ho bloccata con degli spilli prima, la tasca e anche il rettangolino per la cerniera, che deve rimanere disteso così. Cucito il cinturino al pantalone, si taglia il margine e si lascia solamente 1 centimetro dalla cucitura, tutto quanto si taglia, e poi si stira in questo modo, tenendo il cinturino così disteso verso l'alto. Si stira questa cucitura qui, questo modo deve rimanere piatta, con i margini questi che devono rimanere verso il cinturino. Tagliato il margine all'interno del cinturino e stirato il cinturino in questo modo, si parte dal centro dietro dove c'è la cucitura del cavallo e si piega il cinturino verso l'interno. In questo modo la piega del cinturino si fa coincidere con la cucitura appena fatta. In questo modo si blocca con gli spilli tutto il cinturino fino alla cucitura del fianco, questa tutta quanta così con gli spilli fino alla cucitura del fianco, sia da una parte che dall'altra. Bloccate con gli spilli il cinturino verso l'interno fin sul fianco da una parte e anche dall'altra, si imbastisce qui a 4 mm dalla piega del cinturino e poi si esegue una cucitura a macchina. La cucitura a macchina però deve essere fatta sul dritto del pantalone, partendo rispetto a dove c'è la cucitura del fianco 1 centimetro prima. Si esegue la cucitura a 3 mm dalla precedente, questa, quella che tiene assieme il cinturino al pantalone, tutta la cucitura fino ad arrivare all'altro fianco, si oltrepassa il fianco per 1 centimetro. Questa è l'imbastitura del cinturino da fianco a fianco.
Questa è dalla parte del dritto e questa è dalla parte dell'interno. Questa imbastitura. Ora vado a effettuare la cucitura sul dritto del tessuto, qui a 3 mm dalla cucitura che tiene assieme il cinturino al pantalone. Ecco qui la cucitura a macchina. E questo è il risultato all'interno. Cucitura fatta a 2-3 mm. E questo è quello che si vede sul dritto. Ora vado a togliere questa imbastitura che mi teneva fermo il cinturino qui sul dietro, da fianco a fianco. Per avere alla fine, quando ho completato il cinturino, un lavoro pulito, che si veda la continuazione della cucitura senza saldature, la partenza e l'arrivo non ho saldato con la macchina da cucire. Porto sul rovescio il filo, non avendolo saldato basta tirare il filo interno, eccolo qui. Prendo i due fili assieme, li metto in un ago, li infilo dentro al lago e do 2 puntini di saldatura all'interno, sia da una parte che dall'altra. Prendo l'elastico per avere una misura di partenza e lo appoggio da dove ho fatto la cucitura, dove arriva la cucitura, e taglio. Questa è solo la partenza, perché poi l'elastico sarà inferiore a questa misura. Prendo una spilla da baglia, inserisco l'elastico così, poi dall'apertura qui del cinturino inserisco la spilla da baglia e porto all'interno del cinturino l'elastico fino ad arrivare qui all'altra apertura. Arrivata all'apertura, fate attenzione che l'elastico non scappi completamente dentro da questa parte. Tiro l'elastico finché qui alla partenza l'elastico non mi rimanga 1 o 2 centimetri prima della cucitura del fianco. L'elastico è qui così. Tiro ancora un pochino, ok? L'elastico si trova qui. Ora, per bloccare l'elastico vado ad effettuare una cucitura sul cinturino in verticale nella stessa direzione della cucitura del fianco. È un proseguimento, quindi parto da qui e arrivo fino qui in alto. Ho utilizzato, invece che il punto dritto standard, la cucitura col punto elastico, quella specie di punto dritto un po' inclinato. Poi, come ho fatto prima, prendo i fili, li porto sul rovescio e do 2 puntini di saldatura. Quando ho bloccato il cinturino da questa, scusatemi, l'elastico da questa parte, bisogna provare i pantaloni e tirare l'elastico, tenderlo finché ve le sentite bene addosso, perché dipende molto dall'elasticità dell'elastico e anche da come voi volete sentirveli addosso. Quando avete tirato l'elastico alla tensione che desiderate, non dovete fare altro che bloccarlo sull'altro fianco con la stessa cucitura che avete fatto precedentemente, e se avete tanto elastico che vi sporge, lo tagliate fino a lasciare 1 centimetro dalla cucitura. Dopo aver bloccato l'elastico sui fianchi, vado a rifinire i lati corti del rettangolo del mio cinturino, quindi questi. La parte che sta frontalmente a me a sinistra, quindi questa, la rifinisco in questo modo. Ho i margini girati verso il rovescio, entrambi. Piego il cinturino dritto contro dritto, in questo modo. Bisogna fare attenzione che le 2 pieghe rimangano perfettamente allineate. È meglio imbastirle, dargli 2 punti,
io blocco con uno spillo, poi misuro dal pantalone, quindi da questa piega, misuro verso l'esterno del cinturino 2,5 cm, perché sono i centimetri che voglio che sporga il cinturino, quindi 2,5 cm. Traccio per bene una linea perpendicolare con il gesso e vado a effettuare una cucitura a macchina, questo sul lato sinistro. Sul mio lato destro faccio la stessa cosa, perciò piego il cinturino dritto contro dritto, avendo i margini anche in questo caso piegati verso il rovescio, ma la cucitura in questo caso, sempre bisogna prestare attenzione che rimangano allineate le pieghe, la cucitura a macchina la eseguo sul rovescio del tessuto, così vedo bene dove si trova la cerniera, perché viene effettuata a 2 mm verso l'esterno e sempre in verticale, una cucitura dritta. Mi raccomando, deve essere rispetto alla cerniera 2 mm verso la fine del cinturino, qui dritta. Dopo aver fatto la cucitura in entrambi i lati del cinturino, si taglia il tessuto e si lascia un mezzo centimetro dalla cucitura e l'angolino in cima si taglia un po' in diagonale. Si gira il cinturino sul dritto, così, facendo attenzione agli angolini di farli uscire per bene, e poi si accosta la piega del cinturino sulla cucitura, quella fatta precedentemente, che teneva assieme il cinturino al pantalone, come abbiamo fatto per il centro dietro, uguale, identica. Si appoggia, si accosta la piega alla cucitura, si blocca con gli spilli e poi con un'imbastitura, prestando attenzione alla parte del cinturino che sporge, che le due pieghe, queste due, rimangano sempre allineate e i margini di cucitura che abbiamo tagliato, lasciato mezzo centimetro, devono rimanere all'interno, non devono fuoriuscire. Prima si blocca con gli spilli, poi con l'imbastitura e poi con la cucitura a macchina. La cucitura a macchina, come abbiamo fatto per il cinturino, bisogna effettuarla sul dritto del tessuto, partendo dove eravamo arrivate con quella precedente, con questa. Quindi si parte qua senza saldare, ma lasciando i fili lunghi, perché poi si riportano dentro con l'ago, in modo da vedere una cucitura unica. Primo step, bloccato con spilli. Secondo passaggio, bloccato con imbastitura. Cucitura eseguita. Partenza, si vede la continuazione con la cucitura precedente. Adesso prendo l'ago, infilo questo filo, lo porto sul rovescio e faccio 2 puntini di saldatura, e anche questo filo qua, la stessa cosa, lo saldo dalla parte del rovescio. Da questa parte verrà fatta l'asola e qui verrà applicato il bottone. Asola e bottone. Asola eseguita. La partenza dell'asola rispetto al margine del cinturino è 1,5 centimetri verso l'interno. Il bottone ha un diametro di 2 centimetri. Per applicare il bottone nella posizione corretta, chiudo la cerniera, accosto il cinturino e con lo spillo lo inserisco all'inizio dell'asola, in questo modo. Qui, dove va a infilarsi l'ago, è la partenza per applicare il bottone. Bottone applicato. Per l'orlo, che è l'ultima cosa che manca, il cartamodello mi indica che è un orlo doppio. Vi ricordo che nel PDF informativo c'è il link per il video tutorial come fare l'orlo doppio. Orlo eseguito. Questo è quello che si vede sul dritto e questo è quello che si vede all'interno. Pantaloni finiti. Spero di esservi stata utile. Ai prossimi video. Ciao ciao!